Buonasera signori e benvenuti a un nuovo episodio di Vivere il Risorgimento Leximo. Sì signori, il numero 18, la 18ª conferenza, incontro, chiacchierata che facciamo proprio qui in live con voi. E piccola introduzione, avrete visto il titolo diverso, ebbene sì, Vivere il Risorgimento Podcast cambia nome e diventa Vivere il Risorgimento Lexio per dare un saporino più, come si può definire? Intellettuale? Più da Intellettuale. salotto? Wow! Quindi ci siamo imboniti in questo modo, ma l'essenza non cambia. Quindi, signori e signori, benvenuti e bentornati a tutti quanti. Questa sera, come potete vedere, c'è il buon vecchio Marco Pettenati. Applausi. Applausi, 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 applausi. Ciao a Eccoci, tutti, buonasera. sei muto, eh? Eccoci. Ecco, il nostro Marco Pettenati sarà, socio ovviamente di Vivere il Risorgimento e adesso parliamo un pochino di lui, di chi è, per chi non lo conoscesse. Sarà il relatore di questa serata che avete visto si intitola "L'impero colpisce ancora". Perché questo titolo? Cosa vedremo stasera? Ma sarà una serata molto interessante perché andiamo ad approfondire innanzitutto il '66, la terza guerra d'indipendenza, quella combattuta con anche i prussiani nostri alleati. E la guerra forse quella meno conosciuta del grande pubblico, quella passata sempre all'attacco ma persa perdendo tutte le battaglie? Sì, proprio quella guerra stiamo parlando. E il titolo: "L'impero colpisce". Ma quindi come? In una guerra che abbiam passato all'attacco, l'impero colpisce ancora? Ci contrattacca? Bene, tutto questo lo scopriremo nella 18ª puntata. Wow! E sarà davvero imperdibile. Nel particolare vedremo un focus, ma non togliamo troppo all'esplorazione del nostro Marco. Andremo in un paese nello specifico, nell'Alto Mantovano, che è Medole, che è stato proprio teatro di uno scontro che molti definirebbero secondari, ma la storia secondaria non esiste. E quindi andiamo proprio ad esaminare cosa è avvenuto nel 1866 in quel paese che è appunto Medole. Comunque, qualche parola riguardo a, Marco Pettenati. Marco Pettenati è, ragazzo del classe '98, giusto? 98 esattamente, che è socio di Vivere il Risorgimento ormai da anni, possiamo dire quasi dalla fondazione del gruppo. Ormai è un veterano con il baffo sulla divisa Ecco, e da agli 10 anni. sì, altro che 10 anni. Esatto. La sua carriera, 11 ci dice, fantastico. La sua carriera, accademica è nell'ambito della giurisprudenza e nel particolare il percorso che ha imboccato è quello di un percorso magistrale appunto di profondità riguardo alla storia del diritto. Quindi ecco che giurisprudenza certo, ma si casca sempre nella storia. Quindi, ti invitiamo Marco a smutarti. Adesso facciamo comparire magicamente anche, eccoci qua, eccole, le Eccoci, slide, giusto? Aspetta, 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 aspetta. esatto. Eccoci, le slide. Un saluto a tutti quelli che sono connessi nella chat. Noi vi leggeremo per tutto il tempo e, porteremo a Marco appunto le domande che ci sottoponete, quindi domande, curiosità, perplessità, messaggi di incitamento oppure di controversie. Scrivete tutto quanto, anche questo è Vivere il Risorgimento Lexi. E detto questo, che dire? Vuoi fare te la domanda introduttiva? Ma quindi com'è questa storia? Cioè, Marco, ti chiedo, ma noi italiani attacchiamo a Custozza, attacco disorganizzato, poche informazioni, poche idee, anzi molte idee molto confuse, prendiamo una batosta
e potremmo ragionare su quanto è stata una batosta, sì, quanto no, ma poi cosa è successo? Cioè, diciamo, in ambito scolastico si dice il 66, si perde a Custozza, si perde a Lissa e si vince solo qualche piccola battaglia nel Trentino grazie a Garibaldi, ma poi è costretto anche lui a fermarsi e quindi il 66 finisce così. Ma c'è dell'altro? C'è qualcosa? Attacchi, contrattacchi, esplorazioni, schermaglie. Raccontaci quello che non viene studiato, non viene detto nelle lezioni, diciamo, scolastiche tradizionali, del 66. Allora, innanzitutto, buonasera nuovamente a tutti. Allora, per quanto concerne la tua domanda, è importante ricordare che quella che noi chiamiamo terza guerra d'indipendenza è in realtà la prima guerra fatta dopo l'unificazione nazionale. Quindi per la prima volta abbiamo un Regno d'Italia con a capo un re d'Italia, Vittorio Emanuele II, così è da il 1861, e abbiamo schierati sul campo un regio esercito italiano e in mare una Regia Marina italiana. Quindi è la prima guerra che facciamo come Stato unitario, uno Stato che è unito dalle Alpi fino a Lampedusa, a cui mancano alcuni pezzi. Come sappiamo manca il Veneto, il Trentino, l'Alto Adige, se vogliamo metterci, manca il Friuli, la Venezia Giulia e manca il Lazio, perché è ancora nelle mani del Papa, protetto dai francesi. Abbiamo quindi uno Stato alla prova nella continuazione della sua iniziativa di unificazione nazionale. Chi governava in quel momento, la destra storica, decide che completare il processo di unificazione è la priorità, quantomeno dal punto di vista della politica estera. E quindi ci si mobilita anche dal punto di vista diplomatico per poter fare in modo di togliersi gli austriaci da Venezia. Diplomaticamente si segue innanzitutto si cerca un alleato, un nuovo alleato che risulta essere la Prussia guidata dal cancelliere Otto von Bismarck, che ambiva a unire la Germania così come il Piemonte ha unito l'Italia e farlo a scapito dell'Austria. E poi anche dal punto di vista dell'equilibrio diplomatico grazie all'intervento della Francia. Il presidente del Consiglio dell'epoca, tra 1865 e 66, che è il generale Alfonso La Marmora, cerca la sponda in Napoleone III, che lui ammirava molto, per cercare di ottenere un'espansione del Regno d'Italia grazie ad accordi che evitassero un'entrata in guerra con l'Austria. Ad ogni modo, poi si sceglie invece, o comunque si preferisce seguire la via militare, e quando la Prussia, nostro alleato, entra in guerra, anche l'Italia, stando a quello che è l'accordo di alleanza, decide di seguirla. Sconfitte, abbiamo la sconfitta che ti hai detto, quella di Custozza, che avviene a pochi giorni dall'entrata in conflitto. Noi entriamo in guerra il 20 di giugno e il 24 giugno, paradossalmente l'anniversario della vittoriosa battaglia di San Martino e Solferino, il Regio Esercito Italiano viene sconfitto al di là del Mincio sulle colline di Custozza. E questa è una batosta, se vuoi possiamo magari approfondire un po' meglio per quel che posso cosa è successo. E poi abbiamo l'altra grande batosta, che è quella di Lissa, dove la Regia Marina cerca di forzare un passaggio attraverso le isole dalmate e tenta uno sbarco, vuole tentare uno sbarco sulle isole Lissa, ma c'è una sconfitta per mare che impedisce queste manovre. Poi in realtà, quando le cose vanno meglio, la Prussia fa in modo che l'Italia possa avanzare, l'iniziativa passa a Cialdini, ci sono alcune operazioni molto interessanti lungo il fiume Po. Cialdini bombarda la fortezza di Borgoforte, passa il fiume, arriva a Padova e prosegue. E poi c'è un'altra operazione molto interessante che qualcuno dice che avrebbe potuto mettere in netta difficoltà gli austriaci, ovviamente va così, cioè l'operazione del generale Medici, che risale la Val Sugana cercando di arrivare a Trento. E poi quel che rimane dell'esercito che prosegue fino all'Isonzo, dove ci sono altri piccoli scontri, ma che poi si assesteranno sostanzialmente lungo il confine del Liceo dell'Isonzo e si chiuderanno con l'armistizio di Cormons.
Fantastico davvero. E a sentire Isonzo sembra quasi che sia quasi un flash forward, no? Fino alla prima guerra Il mondiale. prequel della WW, no? Il prequel della WW non male, poi alcuni appunto si chiama anche la quarta guerra d'indipendenza, quindi c'è questa questione del termine. Ecco, ci siamo dimenticati, mi permetto di dire, prima di proseguire con la tua presentazione che si è aperta fantasticamente, che la serata, questa conferenza, L'Impero colpisce ancora, è la versione, diciamo così, live su YouTube di una conferenza che ha visto la sua prima serata, diciamo così, la sua prima modalità in presenza presso i nostri amici dell'Associazione Storica Medolese. Infatti vedete sulla locandina il loro patrocinio, che noi ringraziamo moltissimo davvero per averci concesso la sala della Torre Civica. È stata una serata molto seguita, molto interessante, sempre ovviamente condotta dal nostro Marco. Ringraziamo anche che ci avevano concesso il patrocinio per quella sera, e lo ringraziamo nuovamente in questa sede, anche al Comune di Medole e al Mudri nella sezione dell'Alto Mincio, quindi dell'Alto Mantovano, zona Mincio. Quindi ringraziamo anche in questo caso tutti quanti. Ecco, ottima presentazione. Entriamo nel caso specifico. Quali sono gli ingredienti che ci hanno portato fino appunto all'episodio, allo scontro di Medole? Allora, 2 parole su quello che succede all'indomani, dicevo, della seconda guerra d'indipendenza. L'armistizio di Villafranca ci fa annettere la Lombardia. In realtà l'obiettivo piemontese era quello di proseguire oltre e ottenere quello che poi si è ottenuto con la terza guerra d'indipendenza, quindi almeno il Veneto. Ecco, quindi all'esito della seconda guerra d'indipendenza, con l'armistizio di Villafranca, firmato l'11 luglio 1859, e poi la pace di Zurigo, ci troviamo ad avere una Lombardia annessa, ma non completamente, perché come vediamo da questa seconda cartina la provincia di Mantova viene spaccata a metà e il confine si trova sul Mincio. Mantova città rimane all'interno del sistema difensivo del quadrilatero, Peschiera, Mantova, Verona e Legnago, e invece l'Alto Mantovano e il Mantovano occidentale vengono annesse all'Italia, alle province di Brescia e di Cremona. Questo è importante da ricordare perché, come abbiamo accennato prima, la guerra si combatte su 3 fronti principali, che sono quello del Mincio e quello del Po, quello del lago di Garda e delle Prealpi bresciane, dove sul lago di Garda e le Prealpi bresciane combattevano i garibaldini, il corpo volontario italiano comandato da Garibaldi. Le operazioni che ci interessano sono quelle del fiume Mincio. Quindi il 24 di giugno l'Italia fa, il professor Boniardi mi dice: come ci fai a annettere la Lombardia? Abbiamo perso la Lombardia. Cosa sta dicendo? Cosa intende dire il professor Boniardi? Non lo comprendo. Magari ho sbagliato io. Il linguaggio che stai usando sembra contro-austriaco. Credo che intenda dire questo il nostro profe. Qua ci sono... Giusto, il professor Boniardi, giusto. Comprendo. Quindi sono team anti-imperiale. italiano contro team austriaco. Vai, ok, allora sondaggio. cercherò di essere più imparziale. Fa annettere al Piemonte parte della Lombardia, e quindi riduce le dimensioni del Regno Lombardo-Veneto, che rimangono solamente nelle province venete, friulane e parzialmente della provincia di Mantova. Ora, dicevo che le operazioni che ci interessano sono quelle sul Mincio, dove combatte il generale Alfonso La Marmora, ed è lui che comanda le unità che vengono impiegate nella celeberrima battaglia di Custozza. La battaglia, che si combatte il 24 giugno 1866, vede gli italiani in maggioranza, ma questo esercito italiano supera il Mincio. Scusate, l'esercito italiano era in maggioranza sul fiume Mincio, ma nel momento in cui supera il fiume per cercare di capire dove si trova il nemico,
si muove con pochi uomini, solamente con circa 60.000 uomini. Di fronte si trova quello che è sostanzialmente l'intero esercito austriaco presente nel Veneto, quello comandato dall'arciduca Alberto, che è composto da circa 70.000 uomini, che cala dalle colline veronesi, attacca l'esercito italiano, lo prende quasi di sorpresa e lo sconfigge in una battaglia che è sì una sconfitta, ma non una disfatta dal punto di vista tattico-militare, perché gli italiani, questo secondo i commentatori, avrebbero potuto tentare una seconda sortita il giorno successivo e quindi riprendere in mano l'iniziativa. Diversi sono gli episodi che sono avvenuti. Ma quello che è importante ricordare è che il generale La Marmora, vedendosi in difficoltà, si spaventa in prima persona e non riesce a prendere in mano l'iniziativa per poter innanzitutto riorganizzare i reparti, ma nemmeno di riorganizzarli al fine di poter riprendere l'iniziativa. Pensate che sembra che in mezzo agli uomini girasse dicendo che disfatta, che catastrofe, nemmeno nel 49, dove si pensa a quello che era successo durante la prima guerra di indipendenza. Nel 48 si era già combattuta una battaglia nei pressi di Custoza, la prima battaglia di Custoza, molto diversa rispetto a quella che stiamo raccontando adesso. E poi in un telegramma scrive al collega Cialdini: stia allerta, stato armata deplorabile. Ecco, queste erano le espressioni del comandante dell'esercito italiano di quel momento. Un comandante spaventato di fronte a una situazione che, secondo diversi commentatori, certo con il senno di poi, risulta essere un po' più gestibile. Ecco, non entriamo troppo nel merito delle dinamiche che necessiterebbero di un ulteriore approfondimento, quindi è facile trarre dei giudizi affrettati, ma è importante sapere che la situazione metteva gli italiani nelle condizioni di evitare questa catastrofe, in buona parte. La catastrofe è puramente tattica, perché la scelta di La Marmora, una volta terminata la battaglia, non è solo quella di ritirarsi oltre il Mincio, ma è addirittura quella di portare l'esercito molto più indietro, al di là dell'Oglio. Anzi, in un primo momento pensava addirittura all'Adda e dice a Cialdini, che era schierato sul Po, innanzitutto stai fermo, non passare il Po. Ma poi Cialdini, vedendo che La Marmora torna indietro, addirittura si ritira verso il Panaro, ok? Quindi indietreggia pure lui, pensando che gli austriaci possano prendere l'iniziativa. In realtà gli austriaci in quel momento non erano in grado di poter portare avanti la loro iniziativa. Avevano fermato l'avanzata italiana, ma non erano in grado di poter superare i fiumi e portare la guerra in Lombardia. Quindi si può dire che, infatti mi collego all'affermazione del prof. Marco Bognardi, la colpa è dei generali, no? Anche prima nella citata prima guerra mondiale che abbiamo detto prima, in seguito a Isonzo. Attento dove stai andando a chi stai andando a colpire. È colpa dei generali Cadorna. C'era un Cadorna anche. Nessuno mi tocchi il figlio Cadorna figlio. Ecco, allora Luigi, la domanda è: colpa degli ufficiali, quindi di ordini sbagliati, oppure, appunto, parlando di Custoza si dice tanto che proprio l'intero esercito, gli uomini fossero mal equipaggiati, mal addestrati. Quindi di chi è la colpa? Perché, in seguito a quello che ci hai detto te, sembra che proprio gli ordini impartiti fossero completamente sbagliati, senza alcuna logica. Allora, bisogna premettere che qualunque giudizio, cioè non ho gli elementi per poter puntare il dito verso l'uno o verso l'altro, mi rimetto a quello che ho potuto apprendere negli studi fatti. Era un esercito che era appena nato come esercito unitario,
che nasce da un'armata di tutto rispetto, che era il più potente esercito d'Italia, che era l'armata sarda, che quindi ha una classe di comandanti principalmente piemontese, nettamente piemontese, ma che comunque raccoglie dentro di sé anche reparti che provengono dalle province che sono state annesse nei tempi immediatamente precedenti, il Regno di Napoli, gli stati dell'Italia centrale e anche quindi i generali che comandano questi reparti non sono solamente piemontesi, ma sono anche provenienti da queste realtà. Sì, il professor Bugnardi mi sta accusando di non Diciamo prendere giudizi che è molto stata una risposta un po' equilibrati. democristiana questa, cioè Sì, è noi una risposta volevamo democristiana. Allora, una no, risposta è tutta colpa di La Marmora, no, non è tutta e colpa di La invece non ci hai Marmora. accontentato. No, cioè, se volete sapere, non vi dirò mai che è tutta colpa della Marmora, perché non tutti gli elementi. Posso dire che la Marmora non ha avuto l'accortezza e la capacità di cercare una soluzione sul momento. Cioè, da quel che ho potuto apprendere, si è lasciato andare alla disperazione, allo spavento, e non ha pensato che in realtà i reparti erano ancora in grado di combattere. C'è voluta l'iniziativa di un sottoposto del generale Pianel, che è intervenuto contravvenendo agli ordini di La Marmora per poter salvare la situazione in un settore della battaglia. E il generale Pianel è un generale napoletano che è intervenuto ed è riuscito a evitare che gli austriaci potessero avere maggiore successo. Quindi responsabilità di La Marmora inevitabilmente. Era il comandante in capo, avrebbe dovuto organizzare meglio la cosa. Non avrebbe dovuto passare il mincio senza avere un'iniziativa chiara, e questa è una sua responsabilità, perché era anche l'ex Presidente del Consiglio, sapeva bene come funzionavano le cose, ma confidava in una riuscita politica della Vertenza e allo stesso tempo non c'è stato un coordinamento tra i reparti. Questo inevitabilmente è responsabilità dei vertici. Poi siamo un paese che cerca sempre un capro espiatorio, l'ha fatto con Persano, l'ha fatto con De Sonaz nella prima guerra di indipendenza, lo farà con Cadorna, insomma, potremmo discutere su tante cose. Esistono delle responsabilità individuali, sì, le abbiamo dette, esistono però anche responsabilità del sistema di cui però bisogna tenere conto. È certamente più facile far ricadere la colpa sul singolo in vista piuttosto che colpire tutti. In ogni caso, un generale che non che dice che catastrofe, di certo non invoglia i suoi soldati andare avanti a crepare per la causa, detta con parole molto volgari. E quindi Marco, dopo questa sconfitta, in ogni caso, che cosa è successo? Gli eserciti che cosa hanno fatto? E quindi gli austriaci hanno preso in mano l'iniziativa, volevano invadere la Lombardia, dicevi di no, però cosa è successo? Cosa facevano anche gli italiani nel frattempo? Allora, il punto principale è che, come dicevo prima, gli austriaci avevano nel Veneto, e anzi, comprese le unità nel Trentino, avevano intorno ai 120.000 uomini, quindi di fronte ai 200.000 uomini, poco più che poteva contare l'esercito italiano, si trovavano in netta inferiorità. Ma questo perché la maggioranza delle loro unità era impiegata all'interno del teatro di guerra della Boemia contro la Prussia. Dove poi saranno mandati altri reparti dal Veneto, quindi ridurranno ulteriormente l'organico perché dopo la sconfitta di Sadova o Königgrätz da parte dei prussiani saranno costretti a impiegare il maggior numero di unità a nord e a proteggere anche Vienna. Ecco, quindi pensiamo che poi nelle settimane successive i soldati austriaci in Veneto si ridurranno ulteriormente. Comunque l'arciduca Alberto, pur avendo vinto la battaglia di Custozza, si rende conto di non poter portare la guerra in Lombardia. Ma questo però non esclude che si possa passare il fiume con un tentativo quantomeno di assestare le proprie posizioni oltre la cintura del quadrilatero e quindi avere anche consapevolezza di come è schierato il nemico una volta che si è ritirato. Ora, noi ci spostiamo
possiamo avere consapevolezza delle posizioni di uno schieramento e dell'altro grazie a strumenti che all'epoca non c'erano. I droni ci permettono di individuare le posizioni nemiche e anche di bombardarle, di attaccarle. Insomma, quest'ultimo lustro ci ha mostrato le potenzialità dei mezzi, anche di mezzi molto semplici, molto rudimentali. All'epoca, per poter capire dove era il nemico, bisognava mandare unità in esplorazione. Queste unità in esplorazione erano composte dalla cavalleria leggera, quando si aveva in dotazione, e l'esercito austriaco poteva vantare unità di tutto rispetto, in particolare gli ulani e gli ussari. Gli ulani, che sono sostanzialmente i lancieri a cavallo, che hanno principalmente un'origine polacca, venivano impiegati intensamente proprio per poter esplorare il territorio, fare attività di ricognizione e informare quindi il comando su qual era innanzitutto come era costituito il territorio, qual era lo schieramento del nemico. È quello che fa l'arciduca Alberto. Quindi manda unità di cavalleria leggera oltre il fiume Mincio, cercando di capire dove sono gli italiani. E per diversi chilometri, cioè per tutto il territorio dell'Alto Mantovano, cioè quel territorio che va dal fiume Mincio al fiume Chiese presso Montichiari, sostanzialmente non trova unità nemiche, perché gli italiani sono al di qua dell'Oglio e al di qua del Chiese. In realtà, lungo il fiume Chiese, e precisamente tra Montichiari e Acquafredda, ci sono delle unità di cavalleria che ingaggiano qualche scontro con gli austriaci, ma questi scontri non hanno un esito di grande spessore. L'unico che ha un certo valore e che viene anche ricordato è quello che avviene presso Gazzodo degli Ippoliti in provincia di Mantova lungo la via Postumia. Qui abbiamo il Foggia Cavalleria e alcuni squadroni del Saluzzo Cavalleria che respingono un attacco da parte dagli ussari del Württemberg quindi mettono gli austriaci di fronte al fatto che gli italiani non hanno completamente passato il Chiese, sono ancora nelle vicinanze. Anche nelle zone dove ha sede la nostra associazione, Castel Goffredo, Castiglione, arrivano gli austriaci, la popolazione vede dopo 6 anni il ritorno degli austriaci che entrano, depredano, portano via materiale, fanno prigionieri. A Castiglione delle Stiviere, il mio comune, gli austriaci fanno dei prigionieri, catturano 2 carabinieri. Ecco, tornano gli austriaci, la popolazione incomincia a sentire anche la guerra all'interno, cioè non solo la presenza dell'esercito italiano in occupazione, ma anche la presenza del nemico. Ecco, ma è importante ricordare... È interessante immaginarsi, cioè, scusa se ti interrompo perché questa cosa è, cioè, hai detto Castiglione. Castiglione nel 59, anzi, vedremo fra poco, siamo poco distanti dal 24 giugno, fu l'ospedale da campo di San Martino e Solferino, di tutti quei feriti della battaglia, e 7 anni dopo ritorna ad essere campo di battaglia questa volta, o comunque insomma, paura proprio di vedere i soldati, non feriti, ma soldati in arme che passavano nel paese. Quindi chissà immaginiamoci. Come erano passati nel 1796. Sì, un Esatto, la geografia che decide il passaggio degli eserciti. Immaginiamo quindi le sensazioni e le emozioni di queste popolazioni che pensano davvero: "Cavolo, io questa scena l'ho già vista". Esatto, è un flashback che non tutti hanno gradito. Ora, c'è stato anche qualcuno che senza troppi problemi ha tirato fuori ancora simboli imperiali. A Pozzolengo, ad esempio, il parroco tira giù il tricolore e, se non ricordo male, adesso non vorrei sbagliarmi, ma mette in mostra le effigi imperiali, perché non si comprende se fosse un austriacante o se semplicemente volesse evitare che gli austriaci inferissero sulla popolazione locale. Palesemente collaborazionista. Ce n'erano i sacerdoti austriacanti, ce n'erano persone che rimpiangevano l'impero, c'erano per esempio nel Basso Mantovano esistevano anche i duchisti, quelli che rimpiangevano il duca di Modena. Tenere nel sottoscala i segni della vecchia occupazione poteva tornare utile, no? Poteva
tenere un po' tranquillo gli animi D'altronde nel chi caso. mica davano per scontato che il Regno d'Italia Infatti. andasse avanti, quindi beh, ci sta. Insomma, un bell'ambientino, insomma, c'era nella popolazione civile di quegli anni, quel periodo. Del sano camaleontismo. Sì, allora, sì, ci sono dei soggetti che erano stati individuati come filoimperiali, però ecco, non abbiamo statistiche che riguardino la maggioranza della popolazione. Ora, è però importante ricordare che cosa ha ordinato l'arciduca Alberto il 30 di giugno 1866. Scrive, ovviamente tradotto in italiano: ben si comprende non essere mio intendimento lasciare impegnare in serio combattimento sul terreno designato per gli accantonamenti, ma quello che dice è che l'occupazione del territorio straniero mira soltanto ad obbligare il nemico a variare le direzioni delle sue operazioni, cioè andiamo nel territorio dell'Alto Mantovano, andiamo in territorio nemico, ma non abbiamo intenzione di stanziarci, perché non abbiamo i mezzi, non siamo in grado, lo facciamo solo per poterlo confondere, per poter cambiare le sue iniziative. Quindi nessuna intenzione di una vera e propria occupazione, non si avevano le forze. Ecco, che cosa succede? Succede che a questo punto, tra il 30 di giugno e il 3 di luglio, dopo alcuni scorazzamenti da parte della cavalleria austriaca e qualche incontro con la cavalleria italiana, abbiamo gli austriaci che passano con i propri corpi d'armata il fiume Mincio e si attestano nel territorio a ridosso della fortezza di Peschiera e che arriva su quello che è stato il campo di battaglia di Solferino e San Martino. Quindi abbiamo il 9° corpo d'armata nei pressi di Volta Mantovana, il 7° corpo d'armata tra Castiglione, Solferino e Pozzolengo, e poi il 5° corpo d'armata che esce da Peschiera e si sposta in direzione di Lonato. Si torna nuovamente dove si era combattuto 6 anni prima. E di fronte vedete che abbiamo i vari corpi d'armata italiani, il primo che si trova nella pianura bresciana, poi il terzo che si trova dietro Asola e Canneto, nei pressi di Acquanegra, e poi abbiamo il secondo che si trova nei pressi di Bozzolo. Questi erano gli schieramenti. Quindi gli austriaci nell'Alto Mantovano, gli italiani al di là del Chiese e lungo l'Oglio. Ancora non si sa cosa fare. E la cavalleria invece è nelle pianure del Bresciano, nella bassa bresciana, intorno a Ghedi e Montichiavi, pronta a passare alla controffensiva. Ma veniamo a Medole. Innanzitutto abbiamo coinvolto in questo scontro un reparto importante della cavalleria italiana, che è l'Aosta Cavalleria. L'Aosta Cavalleria era stato impegnato durante la battaglia di Custozza e si trova impegnato in questa operazione di ricognizione, che come per gli austriaci avevano lo stesso scopo, cioè cercare e intercettare unità nemiche di fanteria e cavalleria, fare ricognizione e riportare ai comandi qual era la situazione. Ora, se gli austriaci si erano attestati nell'Alto Mantovano, nella zona tra Peschiera, Castiglione e Solferino, gli italiani avevano passato il Chiese, avevano superato l'abitato di Acquafredda, si erano spostati su Castiglione e da lì avevano iniziato a muovere gli squadroni di cavalleria allo scopo di esplorare il campo di battaglia, quello che era stato il campo di battaglia di Solferino, e capire dove fossero effettivamente gli austriaci. Quindi questo è l'obiettivo, non è ingaggiare uno scontro con gli austriaci e batterli sul campo, è capire dove è il nemico, se è il caso affrontarlo se si è nelle condizioni, e poi torniamo indietro. Sì, professor Boniardi, non è un reparto così importante, però ha avuto un ruolo interessante, quantomeno in questo scontro. Ora, il protagonista è il colonnello Vandone, che si sposta nei pressi di Castelgofredo e a Castelgofredo manda alcuni squadroni in direzione dell'abitato di Medole. Che cos'è Medole? Medole è un paese dell'Alto Mantovano che si trova ancora oggi tra Brescia, Mantova, Guidizzolo. È stato pienamente coinvolto durante la battaglia di Solferino e San Martino, ne è stato uno dei centri fondamentali,
e proprio per la sua posizione lungo la strada goitese, cioè la strada che collega Brescia e Mantova, era un importante presidio. In particolare viene presidiato da alcuni ulani del cosiddetto re di Sicilia. Ecco, si trattava di un'unità che portava il nome del re di Sicilia, ovviamente non era composto da siciliani, era composto da polacchi, ed era comandato, faceva parte della brigata Puls, che era quell'unità che invece si trovava nei pressi di Guidizzolo, dove vi era un po' il coordinamento di queste operazioni. Questi ulani erano quartierati all'interno di Medole, nella piazza principale, erano in condizioni tutto sommato di riposo, e si vedono entrare improvvisamente gli squadroni comandati dal capitano Baviera. Questo si scaglia all'interno di Medole, sorprende gli ulani, butta all'aria le tende e molti di loro vengono catturati. Qualcuno cerca di salvarsi, un ufficiale riesce a salvarsi buttandosi in un cortile, così ci raccontano le cronache, e sostanzialmente gli ulani si trovano in netta difficoltà e sono costretti a abbandonare l'abitato di Medole. Ora, gli italiani entrano, sì, ma in parte si lanciano anche all'inseguimento degli austriaci, ma poi si rendono conto in realtà di non sapere effettivamente dove si trovasse il nemico, quali fossero le sue condizioni, ma forse era meglio tornare indietro e riferire al comando che si è ingaggiato un piccolo scontro. Gli austriaci sono in Medole, sono nei pressi di Medole e Guidizzolo, ed è necessario prepararsi. Quindi il capitano Baviera torna dal colonnello Vandone e gli riferisce che c'è stato uno scontro. E il colonnello Vandone gli fa: sì, va bene, ma quanti sono? Error 404, il capitano Baviera non sa rispondere, non si è reso conto effettivamente di quanti siano gli austriaci all'interno di Medole e nei pressi dell'abitato. Pertanto il colonnello Vandone decide di mandare ulteriori reparti. Ecco qua. Abbiamo altri squadroni che in un secondo momento vengono impiegati all'interno delle operazioni. Nel frattempo però gli austriaci si stanno muovendo da Guidizzolo, e vengono mandati gli ussari della Liechtenstein, che vengono mandati lungo la strada goitese nella direzione del cosiddetto quartiere di Crocevia, e una parte invece viene mandata sulla strada che collega Guidizzolo con Medole, nei pressi di Rebecco, cercando di avvicinarsi verso l'abitato di Medole. Sono tornati all'interno alcune unità di cavalleria, e però sono state messe delle sentinelle agli sbocchi proprio dell'abitato di Medole. Le sentinelle sparano, gli italiani si avvicinano, caricano ed entrano. A questo punto gli austriaci sono sorpresi, ma non più di tanto, e abbandonano ancora una volta l'abitato, perché si trovano in difficoltà. Ma non è finita qua, perché nel frattempo gli altri reparti stanno avanzando ancora, e queste cavallerie si cercano e si inseguono l'une con le altre. In particolare il De Capitani prosegue oltre Medole, cercando di seguire, vedete, la strada che va verso Crocevia. Crocevia lo dice il nome, è un luogo dove si incrocia la strada che da Brescia va a Mantova, la cosiddetta goitese, e la strada che da Medole va fino a San Cassiano, nei pressi di Solferino, nel comune di Cavriana. Ecco, proprio lì, a San Cassiano Solferino, erano schierati gli altri reparti austriaci, quelli che presidiavano le colline. Quindi l'idea è: andiamo più avanti e vediamo dove sono, vediamo dove effettivamente arrivano. Solo che quando arrivano nei pressi di Crocevia, eccoli imbattersi negli ussari della Liechtenstein, che sono usciti da Guidizzolo e che li fermano. Gli ussari sono in netta maggioranza. Questo squadrone del De Capitani non è in grado di affrontare queste unità. Ricordiamoci che l'obiettivo non è ingaggiare uno scontro e sconfiggere il nemico, ma è se si può ingaggiare uno scontro, se si è in grado affrontarlo e battere il nemico, ma se si è in minoranza, tornare indietro e riferire cosa è successo. De Capitani torna indietro,
Il problema è che dietro si trova un mezzo squadrone di ulani che era stato sbattuto nel campo durante la prima carica e De Capitani si trova la strada sbarrata dietro e davanti. Che fare? Ordinare una carica e apre lo schieramento del mezzo squadrone di ulani che si trova lungo la strada. Il problema è che tornare dentro Medole risulta rischioso. In quel frangente, infatti, alcune unità di fanteria che nelle relazioni non sono ben identificate, si parla di unità di fanteria che si erano appostate all'interno delle case, rendevano passare attraverso il paese sostanzialmente un'impresa suicida, perché provate a immaginare unità di cavalleria che passano in mezzo a un paese occupato, le cui case sono occupate da uomini armati, significa fargli fare il tiro al piccione. Quindi preferisce aggirare il paese, solo che lo fa passando attraverso i campi. E passare attraverso i campi significa frastagliare la formazione, rompere lo squadrone e fare in modo che i soldati tornino quasi autonomamente ai luoghi di destinazione. Ecco. Abbiamo parlato del De Capitani, ma non dobbiamo dimenticarci che c'era un'altra unità, quella comandata da Galvagna, che esce da Medole e si muove lungo la strada che va a Guidizzolo, la strada di Rebecco. Ecco, qui c'erano altre unità di Ussari della Liechtenstein e anche in questo caso la strada viene sbarrata e Galvagna opta per fare la stessa cosa fatta dalle Capitani, cioè rompere lo squadrone e ordinare di tornare a Castel Goffredo autonomamente. Ecco. Quindi il bilancio di queste operazioni però è sostanzialmente a favore degli italiani perché si trovano ad avere 15 prigionieri tra gli Ussari e gli Ulani e poi Mi permetto di dire che Galvagna era poco galvanizzato. Sparati Fabio, sparati. Perché... Ci penso io dopo, vai tranquillo. A telecamere spente. Ok. Che cosa bisogna ricordare però di questo piccolo scontro? Che in realtà è avvenuto un altro piccolo incontro tra le cavallerie a pochi chilometri da Medole, sulla strada che tra l'abitato di Ceresara va a Piubega, e in questo contesto sono avvenute ulteriori perdite che vengono conteggiate tra queste. Noi non l'abbiamo visto perché si tratta di uno scontro ancora minore, che non ha grande rilevanza, ma conferma una vittoria italiana, vittoria perché si è raggiunto l'obiettivo, non perché si sia sconfitto il nemico. Certo lo si è buttato fuori da Medole, ma in questo caso il De Capitani è riuscito a tornare dal colonnello Vandone riferendo il numero degli austriaci presenti, riferendo che gli austriaci si trovano effettivamente tra Guidizzolo e Solferino e che sono gli schierati e non si poteva andare oltre. Ecco, una volta ottenuto questo obiettivo e portando 15 prigionieri avendo un numero di perdite ridotto, sostanzialmente potremmo dire che lo scontro si conclude con una vittoria italiana. Una vittoria che però lascia il tempo che trova, dal momento che gli austriaci, terminata questa battaglia, si avvicineranno a Medole, ma poi, vista la situazione e vista la sconfitta avvenuta nel nord, nei pressi di Königgrätz, opteranno per ritirarsi nel Veneto e abbandoneranno totalmente queste posizioni. Quindi è uno scontro totalmente minoritario, ma che permette agli italiani, dal punto di vista della retorica, di riprendere l'iniziativa e di dimostrare di essere ancora in grado di agire sul terreno, ma dal punto di vista tattico di saper ancora operare. Ma non può essere sicuramente considerato un vero e proprio riscatto. È chiaro che però nel momento in cui i comandi scelgono di riconoscere il valore dei soldati, sottolineeranno la presenza di questa vittoria a Medole, e diverse medaglie riporteranno proprio l'indicazione dello scontro avvenuto tra Medole e Ceresara. Allora, nel mentre c'è il dissing Alessandro Casarini, Fabio, mettiamoci dentro anche il prof Boniardi. Bellissimo questo dissing, lo potete finire divertente. dicendo un triello. Divertente. Sì, mi sono fatto il solletico così ho riso. Ci ho detto,
Il bello il bello tra virgolette di questi scontri è che sono quelli più importanti per capire l'andamento di una guerra. Cioè, va bene la battaglia, la grande battaglia, la grande giornata, che è quello che si studia sui libri di scuola, ma quello che porta alla grande battaglia, quello che fa effettivamente la differenza, sono questi piccoli scontri. Questo, chiamiamolo darsi fastidio fra gli eserciti, questo stuzzicarsi, tirarsi dei cazzotti qua e là sulla linea di confine e soprattutto farlo con la cavalleria, che è l'arma agile per eccellenza. E, e ci- grazie, gli scontri, penso, molto interessanti, poco conosciuti, ma che servono per far capire. Dicevi prima anche la necessità di risollevare il morale dopo la sconfitta, quindi anche la creazione, anzi l'elargizione di medaglie, sicuramente è un fattore importante, lo sappiamo quando ci sono delle sconfitte, subito dopo vengono elargite medaglie anche un po' a pioggia, proprio mi viene in mente gli inglesi a Gallipoli nella prima guerra mondiale che hanno dato Victoria Cross come se piovesse. Per Proprio tenere sul morale. sul morale, esatto. E quindi anche forse in vista di una nuova offensiva, sappiamo che c'è stato l'armistizio, però lo sappiamo noi, chi lo sapeva all'epoca. Per cui è interessante, ecco, che si perde a Custozza, ma ripartiamo da Medole. Siete d'accordo? Allora, È una vera vittoria, cioè si può definire una vera prima, sempre in chat Marco, diceva: "Oddio, una vittoria italiana". ma gli do ragione. Cosa? Vai. Allora, posso dare totalmente ragione alla sottolineatura del profe Boniardi quando dice una vittoria italiana. Allora, è una vittoria perché gli obiettivi erano stati raggiunti, cioè si era riportato qual era la posizione del nemico, a quanto montavano i reparti, e quindi insomma, quando si vince una battaglia, se ci sono degli obiettivi tattici da occupare e si ottiene il controllo del campo di battaglia, si può dire che la battaglia è vinta. Dopodiché ci sono anche le vittorie di Pirro in cui si ottiene il controllo di battaglia, ma magari l'esercito è sfasciato. Quindi, insomma, ogni situazione è a sé. In questo caso si può dire che gli obiettivi erano stati ottenuti e che si iniziava una ripresa. Poi, Una scintilla. Ma ti faccio una domanda, ma secondo te come vedi bellissimo, l'idea? fantastico. L'operazione è riuscita, ma il Il paziente è paziente è morto. morto. Okay, bellissimo. Fantastico. Come vedi l'idea di Custozza, lato italiano, una sconfitta tattica, quindi vabbè, lato austriaco, una vittoria tattica, ma a livello strategico inconcludente. Non ho capito la domanda, scusa. Come vedi questa ipotesi mia, Custozza, sconfitta tattica, lato italiano, quindi vittoria tattica, lato imperiale, e a livello strategico in realtà è inconcludente, perché gli eserciti rimangono sulle linee di partenza e quindi è tutto da rifare, diciamo. Allora, in realtà gli austriaci avevano come obiettivo quello di evitare che gli italiani prendessero il controllo del Veneto e quindi da questo punto di vista l'obiettivo è stato raggiunto. È chiaro che però non era il fronte che gli interessava principalmente, ancora di più in un secondo momento quando poi vengono sconfitti dai prussiani e trovano la necessità addirittura di ridurre le unità presenti nel territorio veneto. Quindi sì, è vero, vittoria, si è riusciti a fermare gli italiani, ma nel momento in cui le cose cambiano, effettivamente mantenere il Veneto risulta secondario. Si dava per scontato che probabilmente un passaggio militare italiano sarebbe avvenuto. Sarebbe avvenuto anche perché si era in netta maggioranza. Poi questo passaggio avverrà tramite Cialdini.
sarà lui a prendere l'iniziativa sul Veneto, con tante congratulazioni da parte dei prussiani che per poterlo ringraziare manderanno anche all'Italia una fornitura di Dreiser per potersi complimentare con Cialdini, e da quel momento inizieranno anche un po' di studi italiani sulla E retrocarica. infatti ci stavo arrivando a farti una Non, domanda, ma non come vorrei, vedi... però, sì, non vorrei sbagliarmi, però forse erano già iniziati degli studi, questo non lo so, magari dal punto di vista puramente, diciamo così, ingegneristico, progettuale, però è da quel momento in poi che, e poi forti del fatto che gli austriaci sono stati battuti da queste retrocariche a Königgrätz, che poi tutti gli eserciti europei cambiano, e quindi gli italiani si trovano ad avere queste nuove forniture che risultano molto interessanti. Secondo me gli italiani, magari a livello privato, stavano già studiando, sperimentando qualcosa. Non lo so per certo, ma so per certo che la Francia non è che si inventa lo chassepot così dal nulla, ma già dagli anni 50 e dai primi anni 60 stava sperimentando diversi sistemi a retrocarica, vuoi l'uno, vuoi l'altro, poi vince chassepot. Però già diciamo accelerano notevolmente dopo la sconfitta, cioè, nella guerra contro la Danimarca. Quando la Danimarca viene battuta nel 64 dai prussiani, lì si accelera un po' sulla retrocarica. Si potrebbe davvero fare un'intera live sulla retrocarica. Beh, negli anni, durante la seconda guerra d'indipendenza, sappiamo che c'erano dei prototipi prodotti da Chassepot nelle mani delle 100 guardie, della Guardia Imperiale francese, la Guardia Imperiale della Guardia Imperiale, la Guardia della Famiglia Imperiale, che erano dei prototipi di prodotti di Chassepot ed erano a retrocarica. Il primo fucile italiano a retrocarica, diciamolo, sarà il Carcano Il Carcano 67. 67, Esattamente. che è uno dei tre, insieme a Chassepot e Drais, appunto, fucile ad ago. Quindi ci confermi che sono stati, cioè, la teoria è quella che siano stati i prussiani a dare la scintilla in là con questa fornitura di Drais agli italiani per un'ipotesi, chiaramente. Ma come invece un what if completamente a caso. Come avrebbe reagito l'esercito italiano ricevendo il Drais prima della guerra, alcune settimane, mesi prima della guerra? Ah, ma cos'è sta roba? Va là, va là. Ma probabilmente l'avrebbero impiegato come utilizzavano i fucili ad avancarica, quindi senza Quindi sfruttare la mettendo la palla dal potenzialità davanti? no, questo no, però Beh, la insomma, come bacchetta c'è, la bacchetta è presente. certo, no, però quello che penso è come sostanzialmente il Lorenz nel 59, non tutti i reparti austriaci erano equipaggiati con il Lorenz, addirittura alcuni si addestrano a sparare dai finestroni del treno, ecco, e lo impiegano senza sfruttare tutta la potenzialità dell'arma, l'arma rigata, con quella gittata, con quella precisione, e lo impiegano come facevano con l'Augustin, utilizzandolo, sparando sulla massa, ma questo perché funzionava così. Poi io credo che, se vogliamo fare un what if, io credo che consegnato un fucile a retrocarica, il ratio di fuoco sarebbe stato, e gli ordini di fuoco sarebbero stati gli stessi dell'avancarica, gli italiani non avrebbero avuto chissà che, magari più rapidità di fuoco sì, però non era quello il problema a Custoza. Non basta Il avere mio l'arma buona, ma no. serve tutto quello che c'è attorno. Ecco, Buono. insomma, per quel che possono essere le mie conoscenze in merito. Quindi l'iniziativa poi passerà a Cialdini, che riesce a forzare il Po a bombardare Borgoforte e a entrare in Veneto. Questo porterà gli italiani ad avere una potenzialità. Poi il gioco diplomatico sarà diverso e quindi le conseguenze le conosciamo. Onore a Garibaldi, che ha combattuto nel Trentino, ma nemmeno lui, nonostante la vittoria bezzecca, sarebbe stato in grado effettivamente di marciare su Trento e avere quel successo che molto spesso si dice che sarebbe ottenuto quasi sicuramente. Gli austriaci probabilmente temevano più Medici che non Garibaldi, perché e la battaglia di Bezzecca avviene proprio perché Kuhn,
comandante austriaco, vedendosi da un lato Garibaldi salire dalle giudicarie e dall'altro Medici dalla Valsugana, dice: aspetta un attimo, buttiamo indietro Garibaldi e poi pensiamo a Medici. Ma il problema è che Garibaldi invece respinge questa offensiva, e la battaglia di Bezzecchi è questo sostanzialmente. Ma ti faccio invece una domanda un po' più tecnica sullo scontro effettivo di cavalleria. Appunto, Non troppo tecnica, perché no, beh, il nostro Leonardo Cavaliere, no, è legata agli scontri, il modo di combattere. Da un lato gli Aosta, che non dovrebbero avere la lancia, ma sappiamo in eroga del regolamento che l'avevano. difficilissima da usare. Difficilissima, sì, serviva più addestramento. Contro Ussari, quindi armati di sciabola, so più, vabbè, le varie armi da fuoco, ma arma principale la sciabola, e dall'altra parte gli Ulani, quindi anche loro lancia. Rimanendo sullo scontro Aosta-Ussari, hai avuto modo di vedere dei rapporti sull'effettivo vantaggio della lancia contro un nemico armato di sciabola? Qualcosa Allora, di i questo, rapporti... scendendo a livello molto particolare, ovviamente. Allora, i rapporti in merito allo scontro non ci sono, non sono così precisi per quanto concerne lo scontro di Medole, perché è probabilmente andata così quando gli Ulani hanno visto gli Ussari, scusa, quando i cavalleggeri Aosta hanno visto gli Ussari, sono tornati indietro. Questo è stato lo scontro con gli Ussari, cioè il non scontro. Vedendosi gli Ussari lungo la strada, hanno detto: ok, sono in maggioranza, non possiamo farci niente, non erano del tutto scemi. Cosa diversa invece contro gli Ulani, in cui, trovandosi di fronte alla strada, essendo loro in maggioranza, hanno scelto di caricarli e li hanno aperti sostanzialmente, ma si trattava di un numero totalmente basso. E come dicevi, erano già disorganizzati da prima quegli Sì, 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 Ulani. sì, sì. Si trattava di una frangia che non era stata, che era rimasta indietro, quindi il maggior numero si era già spostato, era già tornato verso Guidizzolo. Sempre per mettere in evidenza il commento del nostro Alessandro, il nostro Tenten, appunto dice che, riferito immagino proprio al movimento prima citato, nel territorio verso il Trentino, appunto, il territorio di Bezzecca, che lo stesso movimento offensivo, da parte degli italiani avvenne anche nel 48 verso il Trentino con la colonna Arcioni, se non sbaglio. Quindi anche lì, per dire che sulla mappa ci sono degli imbuti in cui la storia ci insegna che ci si incastra. Sono quelle, i luoghi sono quelli, i ponti sono quelli, quindi va da sé. Ma invece una domanda più di carattere metodologico, che in realtà mi hai fornito il destro all'inizio della relazione, anzi della Lexio. Che memoria, cioè te la sei tenuta, te la sei cuvata fin da Scritta. con la memoria quasi. Sono vecchio, sono compiuti. Ci ho detto, ma terza guerra d'indipendenza, dicevi, ma in uno stato che in realtà è già indipendente. Quindi ha senso a livello storico continuare a chiamarla terza guerra d'indipendenza? Non potremmo semplicemente chiamarla guerra italo-austriaca del 66? Sarei anche d'accordo, senza problemi, ma il concetto è diverso, cioè si tratta di rendere indipendenti i popoli italiani che erano ancora oppressi dal nemico, e non si tratta di una sparuta minoranza, si tratta di province che rientrano a pieno nella regione del centro-nord, che comunque hanno una loro rilevanza e importanza. L'Italia non era ancora unita da questo punto di vista, non era ancora totalmente indipendente, quindi è giusto continuare a chiamarla terza guerra indipendenza, però io sono del parere che si possa chiamare anche tranquillamente prima guerra italo-austriaca e la grande guerra seconda guerra italo-austriaca. Non sarebbe sbagliato, anzi mostrerebbe diverse somiglianze nei progetti. Poi intendiamoci, sono due epoche diverse e continuità è negli ideali, ma il mondo, lo sapete meglio di me, era già cambiato. Comunque Sono ne pienamente approfitterei, dato che siamo qua e che abbiamo avuto un commento interessantissimo, per fare un grande in bocca al lupo al nostro amico Alessandro, che domani termina il suo percorso universitario. Yes,
Esattamente, domani il nostro collega socio Alessandro Casarini a Padova si laurea in storia, quindi un grande applauso, voglio tanti applausi in chat, ragazzi. E prossimamente avremo, facciamo lo spoiler, la sua tesi ovviamente, che guarda caso è sul Risorgimento, Sul 48, sul Guarda 48, caso. sul 48 Veneto, diciamolo, non di più, non di più, proprio qui su Vivere il Risorgimento, Lexio. Quindi non perdetevela, ragazzi, prossimamente su questi schermi. Hashtag Comunque Dottor Tenten. Il dottor Tenten, Dottor Tentella, è giustissimo. all'appello, dottor Tenten, sabato. Così. No, comunque sono Hashtag d'accordo Dottor pienamente Tenten. con Marco. Vai Marco, dicevi? Scusa. No, dicevo, ribadivo l'hashtag Dottor Tenten. Esatto, scrivi in chat hashtag Di dottor tendenza. di tendenza. No, comunque sono d'accordo con te Marco, perché, è l'ideale che secondo me definisce risorgimento, risorgimentale, è l'ideale. Quindi la liberazione dei popoli oppressi, per utilizzare un termine, una frase filo-italiana, quello era l'obiettivo da raggiungere, quello era l'ideale, quindi risorgimentale. Io sono per quella partita. Bellissima, no, molto altisonante, franco no, Italo-austriaca. italo-austriaca, però è risorgimento. Allora, che serva dare un lato patriottico a quelle e quindi chiamarla guerra di indipendenza, sicuramente sì. Io, diciamo, tra i tre rimango quello un po' più, forse un po' più scettico, perché accetto, ed è vero, era un lato era una parte d'Italia che si sentiva Italia, ma non lo era ancora. Non si sente oggi una Oggi non si sente parte d'Italia, ma vabbè, diciamo, il sentimento dei popoli cambia. A inizio Settecento l'Italia si sentiva tutta imperiale ed era felice di essere sotto la dominazione austriaca. Nell'Ottocento le cose cambiano. Comunque, Comunque una domanda: Lancieri scusami, Ulani, Ussari o Corazzieri? Cosa preferisci Marco? Io? cos'è che hai detto? Lancieri, Ulani? No, mi son Non sbagliato. sei. Ulani, Ussari o, Corazzieri? O Dragoni. Vabbè adesso facciamo i sottili. Più dragoni dai. Ah, io Tutto. dragoni tutta la vita. Dragoni tutta la vita. Dragoni, eh? Sì, Quindi per senza la dubbio. versatilità. Esatto, versatilità sul campo, fanteria appiedata che si muove, anche perché sono le unità più moderne dal punto di vista dell'impiego. Se pensi che idealmente, poi insomma non formalmente, però nascono nelle operazioni di schermaglie di Giovanni dalle Bande Nere, che combatte ancora nei nostri territori qua del Mantovano, e Rievochiamo muore. Governolo. Rievochiamo Guarda caso Governolo, ma non il Governolo. 48. Un paesino chiamato Governolo. Diciamo in queste operazioni rapide in cui c'erano uomini che si muovevano, caricavano, sparavano da cavallo, ma avevano fondamentalmente una fanteria appiedata, o meglio così, poi dopo si stabilizzano nel corso del 600-700 fino a poi diventare un'unità totalmente di cavalleria pesante in epoca ottocentesca. Però dal punto di vista delle origini i dragoni sono secondo me quelli più Tanta roba. versatili. Poi potremo Sì. discutere. Senz'altro. Anche la virgolettata dei cacciatori a cavallo, però Vabbè, sono degli ussari che non ce l'hanno fatta ad avere il numero dell'ussaro. Gli uccelli che Ecco, cioè. sparano. Sed cacciatori a cavallo. Sono Ma ussari con meno bottoni. Sì, uccelli come... Ussari con meno bottoni. Ma scusate, ma il professor Boniardi dove è finito? Perché io volevo lanciargli un... Aveva detto che c'aveva il un- telefono scarico, mi sa. No, Date un no, perché io power bank a volevo quell'uomo. lanciare al profe Portate un power Boniardi... bank a quell'uomo, punto. No! Ma che belle Ma foto, ma che belle foto. Questa è la chiesa parrocchiale, giusto? esatto, questa è la chiesa parrocchiale di Medole, perché l'unica testimonianza che c'è nell'abitato di Medole di questo piccolo scontro è la piazza principale del paese, che dopo la terza guerra d'indipendenza ha preso il nome di Piazza della Vittoria, ed è la vittoria proprio del 2 luglio 1866, cioè quella vittoria della cavalleria italiana sulle unità austriache che erano stanziate all'interno del paese, e proprio nel senso di vittoria dopo una grande sconfitta, quella di Custozza.
poi valgono tutti i discorsi che abbiamo fatto prima, ma mettiamoci di fronte a un esercito che era stato sconfitto, una sconfitta che si trasforma in tragedia nazionale. Ecco, ricordare dei fatti in cui però le unità di cavalleria italiane si erano distinte, avevano ottenuto un successo, per quanto minimo, rappresenta un fatto di rilievo, soprattutto per le comunità, e questa è la testimonianza che rimane da allora di un episodio che sostanzialmente è dimenticato per il suo essere irrisorio, ecco, nel contesto generale della guerra. No, capita spesso. Beh, è bellissima questa cosa della memoria che rimane nelle comunità, no? Mi ricordo che nella serata che abbiamo fatto lì proprio a Medole, alcuni medolesi proprio hanno fatto faccia stupita quando hai detto appunto questa cosa, no? Che si chiama Piazza della Vittoria, proprio in seguito alla vittoria del 1866. Quindi ecco, penso Sentiamo da Medole, il slogan elettorale. Partiamo da Medole, bello. No, ci sono un sacco di persone che non sanno perché le vie si chiamano 20 settembre, no? Gli piaceva. Oh. XX 20 settembre. Ecco, Beh, però il è navigatore bello, no? dice via 3 Napoleone. Il navigatore svolta in via 3 Napoleone. Mamma mia. Ecco, quindi abbasso Maps, ricominciamo da Medole. E in questa piazza, durante la battaglia, vabbè, facciamo un flashback. Durante la battaglia di Solferino, appunto, ci sono stati degli scontri importanti anche a Medole, si erano trincerati in questa piazza i croati, no? Sì. La torre campanaria, non so se questo nello specifico, però venne bombardata dai La torre nemici. campanaria cadde. Cadde proprio. E la cosa interessante è che sempre lì a nord, tra Medole e Solferino, cariche di cavalleria si sono susseguite una dietro l'altra, Esatto. a dimostrazione di un territorio perfetto pianeggiante, perfetto per la cavalleria. Super favorevole. Infatti Alessandro in chat chiede, Marco, volevo chiederti se esistono dei bollettini di guerra che parlano dello scontro. Prima ci avevi detto che non c'è una narrazione nei particolari, giusto, dello scontro? Allora, c'è una narrazione che è particolareggiata dal punto di vista Ok. dei movimenti dei reparti e del successo ottenuto. Non esiste però una descrizione puntuale, diaristica dello scontro, cioè sono relazioni ufficiali e mantengono il tono delle relazioni ufficiali, soprattutto per quanto concerne questo tipo di scontri. Ecco. Una relazione simile è quella dell'episodio cui accennavo prima di Gazzodo degli Ippoliti. Anche lì abbiamo una descrizione precisa degli spostamenti degli squadroni di cavalleria lungo la via Postumia nell'abitato di Gazzoldo, ma ecco, nulla di troppo particolareggiato dal punto di vista, potremmo dire, più icastico, cioè non descriveranno mai movimenti, uno scontro corpo a corpo, ma sono cose che nelle relazioni ufficiali si lasciano un po' per scontate. E nella popolazione di Medole, te che insomma Castiglione, Medole, insomma conosci e vivi quei luoghi proprio, è viva, cioè questo fatto, questo scontro di cui ci hai parlato, o comunque sì, di questo scontro, c'è memoria? C'è qualcheduno che ancora ne parla, oppure siamo noi gli unici? Oh, dobbiamo andare orgogliosi in questa cosa, eh? O siamo gli unici che un po' parla di questo evento, di questo accaduto storico? C'è memoria a riguardo? Sì, allora esiste un diario che è stato tenuto da alcuni cittadini medolesi in cui si racconta di questo episodio. Si parla dell'occupazione militare nel 1866, si parla del ritorno degli austriaci e questa cosa è rimasta poi nella storia locale. In realtà poi dopo, come tanti episodi che riguardano i luoghi, si sono persi, ecco. Quindi la popolazione sa che magari è successo qualcosa, ma non sa di preciso che cosa è successo, ma questo fa un po' parte del vivere comune anche in luoghi che sono ricchi di storia. Ma insomma, non bisogna fare una colpa. Ed è il compito È del compito nostro nostro, insomma, cercare di di... storici, di appassionati, di rievocatori, di farlo riscoprire. Yeah, Esatto. grande! Ma qui Ci sta questa dobbiamo... live.
per sapere, insomma, la conoscenza che ho di questo episodio la devo all'Associazione Storica Medolese, che mi ha messo a disposizione anche del materiale, gentilmente, e che per la prima volta mi ha messo di fronte a questo piccolo episodio. Io ne sono venuto a conoscenza quasi 10 anni fa, nel 2016, quando l'ex presidente Mario Pesci, purtroppo è venuto a mancare, aveva raccontato di questa piccola vittoria avvenuta nel paese di Medole 6 anni dopo la battaglia di Solferino e San Martino, e mi aveva lasciato molto, molto impressionato. Era stato un racconto molto interessante, e anni dopo ho deciso di approfondirlo. Quindi è grazie all'Associazione Storica Medolese se questo episodio è rimasto nei racconti, ecco, dell'Alto Mantovano. E un grande grazie a te che ce l'hai raccontato stasera. Fermo. Prima di finire, c'è un libro, un luogo, un film. Quel fermo sembrava fintissimo, manco fosse una pubblicità. Sì, Ah, giusto. Allora, Trash in tutto questo. un libro, un un luogo, un libro. film. Sì. Un libro, allora, se vogliamo parlare dello scontro di Medole, bisogna leggere le relazioni ufficiali dell'esercito italiano della campagna 1866, che ci permettono insomma, di avere contezza di tutti questi movimenti, ma non permetterebbe di comprendere appieno il clima del 1866 e in generale le operazioni. Quindi, se vogliamo raccontare la terza guerra d'indipendenza, in generale io mi lancerei su Italia 1866, pubblicato per il Mulino una decina di anni fa, che racconta la battaglia di Custozza, cosa ne è derivato, le forze in campo, in maniera molto sintetica, e ci permette di avere una panoramica generale. Ok, io scrivo intanto in chat quello che ci dici, così almeno rimane scritto. Ok, secondo punto, il luogo. Vabbè, Chiaramente. Il luogo è Medole. Hai il coraggio di dire qualcosa diverso da Medole? Sì, direi sì, perché comunque vale lo stesso discorso visitare Medole, le terre dell'Alto Mantovano, che adesso saranno anche arricchite da un interessantissimo percorso curato dal MUDRI, Museo Diffuso del Risorgimento, che riguarda principalmente la battaglia di Solferino e San Martino, ma che comunque ci invita anche a scoprire meglio questo territorio. Ma per il 1866 bisogna andare a Custozza, dove c'è l'ossario della battaglia, e c'è soprattutto il piccolo museo multimediale curato dal professor Carlo Saletti, che ci permette di avere un racconto anche molto personale di chi ha vissuto quella campagna. Bellissimo. Soprattutto un plauso in particolare al museo che hai citato, perché era la vecchia casa del custode dell'ossario. Esatto. Piccolina, molto, molto raccolta, una normale casa da vedersi a fuori, però dentro è veramente curata molto bene. Beh, Quindi sempre in zona ci sarebbe anche la casa del tricolore di Oliosi, molto bella. Esatto. Quella che io chiamo un po' la casa dell'ultima cartuccia italiana. Ecco, la casa dell'ultima cartuccia è una casa in cui i soldati francesi si sono barricati durante la Franco-Germanica, resistendo fino all'ultimo colpo. Si trova a Bazeilles, Ah, a sud di Sedan. Esatto, a sud di Sedan. E quindi Oliosi è stata una resistenza anche lì fino all'ultimo colpo, ed è famoso l'episodio della bandiera tagliata in tante striscioline. Ultimo punto, il film, forse il punto più ostico. Beh, c'è sempre il Jolly. Sempre quello, hai già citato. è Vuoi andare sempre sul sicuro? Si possa andare sul sicuro, che è Senso di Luchino Visconti, che racconta il clima del 1866, tra l'altro con delle bellissime riprese fatte a Borghetto, Valeggio sul Mincio, che vedono proprio come protagonisti un ufficiale austriaco, una donna veneta italiana, e proprio la loro dinamica privata si inserisce nel contesto della terza guerra di indipendenza. Ci sono anche alcune riprese della battaglia di Custozza, quindi ci permette di capire meglio, anche insomma attraverso un racconto strettamente privato, quale poteva essere anche il clima di quella campagna. Una love story risorgimentale.
Esatto. Molto tosto. Poi dopo Molto clonata, tosto. collocata anche in epoche più recenti. Più senso, qualcuno conosce più Senso di Tinto Brass, Senso 45, che non Senso di Luchino Visconti. Che film è? Oddio, non lo conosco. L'ho scoperto anch'io e ho detto: "Cos'è sta roba?" Ah, Sì, ok, una tresciata unica? no, è un film erotico. Vabbè, vabbè. E adesso, Senso e dopo questa, tutti a Questo per cercare poter Senso dire 40. che si tratta di una storia che è stata clonata in altri contesti. Quindi hanno fatto la versione erotica di Senso? Calata nel 1945. Oh mio Dio. Però anche se fosse stata Una ambientata. serata Cineforum dove lo guardiamo. Oddio. Perché associarsi a Viva il No, Risorgimento? no. 45. Questi e altri motivi per farlo. Allora, intanto, avviandoci verso la conclusione di questa di anche divertente serata, ma interessantissima serata, se ci sono domande e quant'altro, per i coraggiosi che sono rimasti fino alle 10:20, questo è il momento, davanti a queste bellissime foto di Medole. Quindi c'è fantastico. Mamma mia, questa è la serietà. Mamma mia, la serietà. Apprezzi? Moltissimo. Apprezza. Apprezzi, Marco? A leggere Vabbè. biografie e una slide piena? Forse apprezza ancora di più. Bene. Benissimo, questi sono non sono gli Aosta, che c'avevano Sì, sì, è lo sempre la sciacquone. nostra Sì, anche in osta. realtà è quasi uguale a quello del Monferrato, però vabbè, abbiamo Cremisi uno rosso. rosso e uno cremisi. I colori delle cavallerie, uniformi sempre bellissimi. Ok, vai con una frase d'effetto finale, Marco. Frase d'effetto Mi sono finale, appena no. inventata. Sì, sì. Fert. Marco Pettenati per una Medole che riparte da Amedole, quindi ci sta, ci sta. Ehm, no, ma io vorrei lanciare Vai. una proposta, però ci ha già abbandonati. Il professor Bognardi non potrebbe fare un interessante intervento sulla retrocarica? Gliene parleremo. Anzi, dato che si andrà a recuperare la live, dopo che ha staccato, sentirà questo pezzo. Professore, stiamo parlando proprio a lei. Guardiamo tutti nella webcam un attimo. Tutti, guardiamo nella webcam, avviciniamoci un attimo. Professore, la aspettiamo a parlare della retrocarica, ok? Appuntamento fissato. A quando non si sa, però l'aspettiamo. Bene, dopo questo appello. Ti ringraziamo Marco davvero tantissimo, Grazie a serata voi dell'opportunità, interessantissima. grazie alla nostra associazione che sarà attiva nelle prossime settimane molto. Quindi Grazie venite a anche trovarci in primis a Desenzano e in secundis ovunque, perché saremo ovunque in questi giorni, settimane, appunto in vista della commemorazione della grande battaglia di Solferino e di San Martino. È la settimana calda per i revocatori questa. Sì, 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 letteralmente anche sudata. E Marco, ci vediamo appunto al prossimo evento che adesso sarà appunto la battaglia di San Martino e Solferino. a Desenzano. E niente, a tutti ragazzi, buona serata. Ancora complimenti Marco, complimenti Grazie. davvero per le ricerche, per l'impegno che ci metti sempre nella ricerca che fai, come abbiamo visto stasera. E alla prossima. Buonanotte. Questo era Grazie. Vivere il Risorgimento Lex, episodio 18. L'impero colpisce ancora con il dottor Marco Pettenati. Signori, alla prossima. Ciao, grazie a Buona tutti. serata. Ciao ciao. Ciao, ciao.